Aspettatemi! Aspettatemi! Professore! Eccomi! Manuzzo. Cosa? Sì, vabbè, aspettami lì, sto arrivando. Sì. Tommaso, dove vai a quest'ora? Per lavoro. Un altro omicidio? Una brutta storia. Va bene, domani me la racconti. Novità sul trasferimento? Ancora niente. Beh, sarebbe bello che si potesse tornare a Roma. Forse il prossimo anno. Tu te la meriti una promozione. E stai attento! Signorina? Signorina? Ha bisogno d'aiuto? Mi hanno rubato la borsa. Ha perso qualcosa? Sì, ma... no, non importa. Se vuole l'accompagno a fare la denuncia. No, sono stanca. Non ho più niente. Soldi, documenti, non... Le posso dare dei soldi per prendere un taxi, eh? La pioggia. Sì, che qui tra qualche minuto ricomincia a diluviare. Sì, arrivo! Ai! Porca! Miriam, sei tu? Sono il commissario Sanfelice. Giovanni Cuttin. Sì, sono io. Posso aiutarla? Ho perso un orecchino.
Scommetto che ora vorrà invitarmi a cena. Giovanni, dove ti sei cacciato? Guarda che ti aspettano tutti di là, eh. Sì, aspetta un attimo. Che c'è? Ti sei incantato? Ma c'era una donna qua. Se n'è andata. Vabbè, dai, andiamo. Di là ce n'è altri 50, dai, su. Luciano Mallozzi dell'Associazione Italiana Sommelier di Roma. Marion Ochard, professoressa di enologia all'Università di Montpellier. Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga, proprietario della tenuta di San Leonardo, nonché enologo e presidente della Casa del Vino di Valla Garina. Riccardo Bollner, professore ordinario di vinicoltura all'Università di Milano. Lorenzo Lorenzi, direttore di banca e sommelier. Giovanni Cuttin, scrittore e caporedattore della rivista Vivenda. Allora, millesime Jacques Selos, 1998. Recaredo Riserva Particular Brut Nature 2005. Mach, riserva del fondatore 2004. Crystal, 1989. Leggiamo. E infatti Giulio Ferrari 1995 e l'unico che ha individuato anche l'annata è, signore e signori, il vincitore Giovanni Cuttin. Giovanni Cuttin, straordinario, complimenti. Insomma, il mio consiglio è di non aspettare la grande occasione per aprire una bottiglia. Specialmente per le bollicine, il rischio è che si spengano perdendo il loro momento migliore. Il Giulio Ferrari 95 di questa sera era perfettamente conservato, era equilibrato, era rotondo. Quindi, voglio dirvi, non aspettate la grande occasione per aprire una grande bottiglia. Non aspettate troppo tempo. L'incontro con una grande bottiglia è già di per sé un'occasione. Grazie. Bravo. Giovanni Cuttin, il numero 1. Quello è il mio libro. Ha visto i casi della vita. Il vino è la mia passione. Io mi trovo ad interrogare Giovanni Cuttin, il più grande di tutti, che ha ammazzato la moglie. Io non ho ammazzato nessuno. Adesso me la può fare una dedica. Vaffanculo. Addirittura. Avanti su, si inventi qualcos'altro. Il premio è di 25.000 euro, offerto dallo sponsor. Non me l'ha detto il nome. Quante volte glielo devo ripetere? Che ne direbbe di un aperitivo domani alle 5? Dove? A Trento, nella piazza.
Non speravo di rivederla. Avevamo un appuntamento, no? Buongiorno! Avete visto? Bella giornata, eh? Pare che l'alta pressione duri anche domani. Possiamo ordinare? Sì, certamente. Sono qui per questo. Lei cosa prende? Quello che prende lei. Allora un caffè. Corretto grappa. Allora, 2 caffè corretti con grappa. Grazie. Bene, ottima scelta. Ancora non mi ha detto come si chiama. Che importanza ha? Potrei anche mentirle. Scusate signori, ma in questo momento le consegne sono intermittenti. E quindi? Quindi, ergo, la grappa è terminata. Posso suggerire un ottimo brandy? Per me va bene. Per il signore? Ma sì, va bene anche per me. Allora, 2 caffè. Con brandy. Sono arrivata. Ma allora come devo chiamarla? Magari la prossima volta. Quando? Domani sera. Matteo! Marco! Luca! Venite qui. Presto! Marco, vieni qui. Eccomi. Cosa c'hai lì sotto? No, niente. È stato lui. Lasciala andare. Ma ci abbiamo messo un'ora a catturarlo. Lasciala andare! Salti grotta? Dai, Giovanni, smettila. Se entra qualcuno. Sei proprio venuto male. Qui c'è scritto che hai vinto un sacco di soldi. E neanche mi porti a festeggiare. È per questo che sono venuto, infatti. A che ora chiudi? Cavolo. No, stasera non posso. Non posso lasciarli soli. Dobbiamo fare il daimoku per una sorella che sta male. Domani sera. Va bene, domani sera perfetto. Hai un posto preferito? No, mi piacciono le sorprese. Allora ci penso io. Ormai non ci speravo più. Anche quel cretino del cameriere che non smetteva di interrompere. E come hai fatto a convincerla? Ha fatto tutto lei. Questa sera viene da me. Ah, e allora è fatta, complimenti. Cazzo, Miriam. Dovevo uscire con lei stasera. Ma chi? La ragazza della profumeria? Ma allora sei nei guai, Vabbè, mi inventerò qualcosa. E che gelosa, mi chiama in continuazione. Insomma, mi vorrei liberare di lei, a dirti la verità. Però credimi, non è facile. So che non è facile, perché a sedurre una donna sono capaci tutti. Ma quando si tratta di lasciarla, è lì che si vede il vero uomo. Ancora lo scherzo dell'ascensore. Adele, basta. Adoro vederti ansimare, mi ricorda quando scopavamo. No. Adele, che hai fatto? Il Teroldego del 96. Beh, dai, del 96. Non è poi così vecchio. Ma è un'annata specialissima. Meglio. L'ho offerta agli amici. Con cosa? Con la pizza. Però era un po' caldo, quindi ci abbiamo messo del ghiaccio. Ne avevo solo 2.
l'altra dov'è? Dipende. Non ti stai impegnando? Scusa. Ecco. Io non ne nascondo che lei mi sta proprio antipatico, Cuttin. Però le garantisco che non è per questo che non mi bevo la storia della ragazza misteriosa. E invece ero proprio con lei. Se per questo l'ho fatta contenta tutta la notte. E per questo se n'è andata di nascosto. Ma ha lasciato l'orecchino. Pretesto per tornare, vero? Non mi hai detto se ti piace il risotto. Poi dopo c'è anche il filetto. Carne salata, rucola. E voilà. Pinot Grigio, Trentino 2009. Me lo puoi descrivere? Ma certo. Si presenta giallo paglierino, con lievi riflessi ramati. All'olfatto è potente, intenso. Mi chiama la pera, fiori bianchi, acacia. Entra elegante in bocca. Ampio. Capace di esprimere una piacevole freschezza. Senta, lei è proprio sicuro che fosse una donna? Perché? Così. L'ha vista anche il direttore del mio giornale. Panuzzo? Convocare direttore Bibenda, Panuzzo. Avanti, su, si inventi qualcos'altro. Ciao Giovanni, mela o carota? Misto. Misto. E anche un po' di finocchio. Buongiorno. Mi scusi, ma ho l'impressione di averla già incontrata. Ah, può darsi, io lavoro alla banca qui vicino. Ah, sì, il direttore, sì. Lei ha concesso un prestito a uno dei miei assistenti? No, mi dispiace, né l'uno né l'altro, io sono un semplice funzionario. No, non funziona. Eppure io la vedo bene come direttore. Magari. Chissà. Tutto è cominciato col professore. Nome, cognome, l'indirizzo se lo sa, questo ci serve. Non lo so. Lo chiamavano tutti professore, professore e basta. Tutti chi? I suoi assistenti. Marco, Matteo e Luca. E Giovanni. Ah, non ci avevo pensato. Conosciamo il Nuovo Testamento, grazie. 3 anni fa, quando lavoravo ancora in banca. All'epoca bevevo solo acqua, centrifughe. Giovanni, noi andiamo. Vieni con noi o ci raggiungi? Avevamo promesso che consegnavamo tutto entro oggi. Allora datti da fare, su. Lasciamolo qui a scopare, dai. Staccanovista.
Aspetti. Mi permetta di fare un brindisi al suo avvenire. Non ha una faccia da direttore? Si sieda con noi. Solo un attimo. La prego. Le voglio presentare i miei assistenti. Marco, Matteo e Luca. Un piacere. Piacere, Giovanni Cuttini. Benvenuto. Guardi, eravamo in 4, ma qui ci sono 5 bicchieri. È un errore di chi ci ha servito, oppure con il suo arrivo il futuro si ricongiunge al passato? No, grazie, sono astemio. Oh, è un marzemino, il vino citato nel Don Giovanni di Mozart. E lei si chiama Giovanni. Mi faccia questo regalo. Al nuovo direttore e alle misteriose circostanze che hanno favorito il nostro incontro. Quelle belle journée, idéale pour un pique-nique. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis heureux de faire votre connaissance. Je suis heureux de faire votre connaissance. Ciao. Ciao tesoro, com'è andata? Il solito. E quello Renzi? Il solito stronzo. Pensa che oggi, poco prima di pranzo, Che c'è? niente, sei bella. Ma figurati, conciata così. Che fai? Ma non vuoi mangiare, pronto? Dopo. Amore, hai fatto un brutto sogno. Ti ricordi quelle bottiglie che ci hanno regalato per Natale? Dove sono? Amore, c'è qualche problema. Vuoi che parliamo? Ascolta. Nosiola. Al naso è fresco e brioso, esprime il suo carattere di montagna, con note di agrumi dolci e fiori di sambuco. Al palato è sapido e fine, la moderata alcolicità e l'acidità consistente ne esaltano le doti di piacevole beva. Sembra una poesia, no? Dopo poche settimane il vino era diventato in assoluto la cosa che mi interessava di più. Sentivo che c'era un mondo sconfinato da scoprire. È stato come iniziare un viaggio senza fine. Delle volte rimpiango il piacere della scoperta, i primi passi. Vi siete incantati? Non riusciamo a individuare l'aroma dominante. Eppure molto chiaro, ma sfugge il maledetto. Forse floreale. In ogni caso vegetale. Basta, mi avete scocciato. Posso? È ortica. Ma è giusto, ha ragione. Sì, ora lo sento anch'io. È proprio ortica. Bravo, Giovanni. Ecco la faccia di Lorenzi. Mi ero convinto di aver ricevuto un dono che in qualche modo mi avrebbe cambiato la vita. Le vigne che verranno raccolte tra un mese circa. Intanto stiamo raccogliendo le basi sfumate di vigne. E grazie alle intuizioni di una singola persona. Quando ancora c'era tutto da imparare. Quando potevo misurare ogni giorno
Il progresso della conoscenza. Non bisogna aspettare la grande occasione per aprire la grande bottiglia, ma è la grande bottiglia che rende grande l'occasione. Ho cominciato a frequentare San Michele all'Adige. Volevo imparare tutto. Tutto. Poi un giorno ho capito. Sono stato sedotto dalla silvestre fragranza del teroldego e del marzemino, dalla marotica eleganza della nosiola. Mi sono innamorato della fresca aromaticità del Müller-Thurgau. Sono rimasto stupito dalla potenza tannica di certi chianti invecchiati, dalla setosa eleganza del Brunello a Montalcino, dall'amabile solarità del Morellino di Scanzano e poi... dell'anima erbacea del Cabernet Franc nel Collio, la freschezza floreale della ribolla gialla. Lei mi prende per fesso, Coutin. Lei ha recitato la prefazione del suo libro, solo che ha la sfortuna che io abbia una memoria prodigiosa. Se solo avessi lo stesso olfatto. Guardi che è solo questione di esercizio di volontà. Senta, non faccia il simpatico con me che non attacca. Dicevo sul serio. Commissario, lei vive ancora con sua madre, giusto? No. Andiamo avanti. Su. Esercizio e volontà. Mi esercitavo con la frutta secca, con le spezie, con tutto quello che mi poteva aiutare a costruire una memoria olfattiva. Annusavo tutto. L'asciugamano asciutto prima della doccia, l'asciugamano umido dopo la doccia. Pensi che nel cestello della lavatrice avevo scoperto un profumo affascinante di gomma e ferro, con un sentore di verdura cotta. Un televisore spento non ha lo stesso odore di un televisore acceso. Odoravo tutto, provavo tutto. Le frange del tappeto in camera mia, lo zerbino fuori dalla porta, le schegge di legno strappate al manico della scopa. Insomma, stavo diventando sempre più bravo. Avevo cominciato a scrivere delle piccole recensioni per Bibenda da volontario. Prendevo appunti, scrivevo le mie impressioni su ogni vino. Era diventata una passione che assorbiva ogni mio pensiero. E in banca non riuscivo più a concentrarmi. Eppure è diventato direttore. Come è stato possibile? E ce lo siamo chiesto in tanti. Quella promozione non aveva senso. Si sarà tolto qualche soddisfazione, immagino. E altro che... E bravo Coutin, ci hai fregati tutti ancora una volta. Mi dici come hai fatto a diventare direttore? Fortuna? No, non è fortuna. Non so cosa sia, ma certo non è fortuna. Stronzo. Ci ho messo un secondo ad abituarmi al potere. Ero diventato un po' superbo, forse. Come un Latache Romanée Conti del 76. Non me lo posso permettere. Neanche il direttore di una piccola filiale, mi creda. Buongiorno. Buongiorno, mi scusi. Tranquilli, oggi sono di buon umore. Giovanni, senti... Lorenzi, ieri sera ho difeso il tuo onore, sai? Ah, sì? Quando non ti ho visto alla degustazione verticale del Vulcaia Fumé, sono andato a protestare. Si sono scusati tantissimo, ma si erano dimenticati di invitarti. Sai che facciamo? Venerdì ti do un giorno di ferie e vieni con me in Valpolicella. Mi aspettano da Quintarelli. La verticale dell'Alzero. Precisamente, bravo. Ah, che stupido. Venerdì non te lo posso dare libero. Ti tocca la revisione dei crediti. Vuol dire che ci porterò la Suzzari. Paola? Ma chi c'è da me? È il signor Matteo. Matteo chi? E il cognome non l'ha detto. È qui da un'ora e io l'ho fatto accomodare nel tuo ufficio. Hai fatto bene, cara. Ah, senti, ti va di venire con me da Quintarelli? Per il weekend? Ovvio. Chiamo mia madre per sistemare i bambini. Brava.
Posso aiutarla? Giovanni, non ti ricordi? Ti porto i saluti del professore. Ah, Matteo. Prego, prego. Come sta il professore? Quello. Benissimo. A me ha portato fortuna il professore. A me no, sono al verde. Ha bisogno di un prestito? Esatto, mi hai detto nel pensiero. Di che cifra stiamo parlando? Dico un prestito a breve, lungo termine? Ha delle garanzie? Zero. Dico, non so, immobili, titoli, un'assicurazione sulla vita. Barche, ville, macchine. Sì, una volta quando c'erano ancora i miei. E sono morti insieme nel loro letto, bruciati vivi come una coppia indiana. Un banalissimo cortocircuito. Mi dispiace. Quando è successo? Avevo appena conosciuto il professore. E tu mi capisci, ero un povero orfanello, ricco da fare schifo e mi sono sputtanato tutto. La nostra passione costa. Costa cara. E di giorno in giorno il tiro si alza. Dopo il Marzemino, il Teroldego, il Sangue di Drago, il Sassicaia, l'Amarone di Allegrini, l'Ornellaia, il Darmazzi, l'Occhio di Pernice, poi il Mac, la riserva Ferrari del fondatore, lo stipendio non mi bastava più. Avevo già venduto i miei titoli, mi ero indebitato e quando è venuto l'assistente del professore a offrirmi il 15% se chiudevo un occhio sulle garanzie, non ho esitato. Era diventato un business. Sai, in tempi di crisi molti non hanno garanzie sufficienti. Già. Però con queste nuove risorse potevo finalmente allargare i miei orizzonti. E ho cominciato con i francesi. Sauternes, Margaux. Scrivi vini francesi, poi ci penso io. Saint-Estèphe, Saint-Julien, Saint-Emilion, Pomerol-Pauillac. Mi ero comprato la storia in bottiglia, insomma. Lafite del 61, Mouton Rothschild del 45, Chateau Latour Del 49? del 49. Ero diventato un collezionista, un cacciatore delle bottiglie più rare. Signore e signori, questo è il momento più atteso. Il Lotto 237, un pezzo unico. Nel 1949, in occasione di una storica edizione del Don Giovanni di Mozart, una riserva speciale di Marzemino fu regalata da Arturo Toscanini dall'allora primo ministro Alcide De Gasperi. Erano 24 bottiglie. In segno di apprezzamento, il maestro ne restituì una autografata al grande statista della giovane Repubblica. Ecco. Base d'asta 25.000 euro. 26, 27, 28.000, 29.000, 30.000. Questa bottiglia non è mai stata battuta a un'asta, viene da una grande collezione privata. È un'occasione unica. 31. 32, 33.000, 34.000. È arrivata a 44.000 euro, più i diritti d'asta. Una follia, ma non potevo non averla. Sua moglie cosa ne pensava? Non distingueva un chinotto da un Chianti.
Prego, direttore. Grazie. Fammi sentire. Mi devi insegnare un sacco di cose. Quando è che un vino sa di tappo? Non è mai colpa del vino. Ah, è colpa del tappo. Brava. Sai cos'è? Un piccolo parassita del sughero. Una specie di fungo invisibile. Che schifo. Vedi questi archetti che si vengono a formare sul vetro? È vero, guarda come scendono. Sembrano lacrime. E infatti, è l'anima alcolica del vino. Il suo spirito. Profumo composito, fruttato, maturo di frutti rossi, succosi, etereo. È una struttura importante che lo predispone alla longevità. E il colore, com'è il colore? Il colore è perfetto. Come le tue labbra. Vuoi che faccia un corso da sommelier? Così almeno possiamo parlare. Sei un'altra, me lo devi dire. Lavora con te? O magari l'hai conosciuta alle tue degustazioni? Ma non c'è nessun'altra? Forse è una delle tue clienti che ti regala tutti questi vini. Adele, basta, dai. Guarda che io ti posso perdonare. Perché ti amo. Ma guarda che anche io ti amo. Dai, non fai così. Su, dai. Andiamo di là. Su. Devi entrare in sintonia con la montagna, non aggredirla. Ma io sono in sintonia. Anzi, di più. Per la prima volta non mi sento schiacciato da questi sassi, da queste dimensioni. Giovanni, io non ce la faccio più. Vuoi che torniamo indietro? Mi dispiace. No, mi dispiace per te perché so che ci tenevi tanto. E vabbè. Non so cosa ti sia successo, ma mi piace. Bene.
Amore, sono a casa. Un altro regalo di un cliente. Dell'88. Beh, deve costicchiare. beh. Ma che fai? Ma... Ehi! Che ho fatto? Basta! Ai! Lei mi sta dicendo che sua moglie era violenta. Era diventata sadica, psicologicamente sadica. Mi aveva buttato fuori di casa e mi teneva in ostaggio la collezione. Dai, fammele guardare da vicino, dai. Solo guardare senza toccare. Mi sono messa in part-time. Ah, brava. Ho un po' di tempo per te, sai. Infatti ti vedo in gran forma. Ho iniziato a giocare a golf. È un bellissimo sport, un po' esoso. Ah beh, se hai bisogno di un piccolo aiuto in più... No. Io non voglio gravare su di te. Tu hai già le tue spese. Stavo pensando a quelle bottiglie e mi sono detta, beh, un qualche valore ce l'avranno. Sono così tante. Una più, una meno. Quanto vuoi? E lei, per salvare i suoi tesori, traccate, l'ha fatta fuori. No, l'ho sempre pagata. Profumatamente. Certo, con i suoi extra in banca. Ah no, quella faccenda dei crediti è durata solo pochi mesi. Noi andiamo al galà organizzato da Trento Doc. Ciao Lorenzo. Faremo un brindisi pensando a te, con le bollicine. Chi avrebbe mai detto che quello andava a verificare i bilanzi e le garanzie? Non era il suo compito. Era nelle mie facoltà concedere quei crediti. Ma quel verme ha trovato dei riscontri. Prelievi in contanti, acquisti dal mio conto personale e ha fatto la spia. C'è stata un'indagine interna e mi hanno costretto a dare le dimissioni. Sono contento di rivederla. Ero certo che ci saremmo incontrati ancora. Mi hanno appena licenziato. Ah. Vuol dire che è ora di cambiare. La chiave di tutto è il cambiamento. Lei pensa di essere pronto? Non si è ancora accorto che quello che si è lasciato alle spalle è solo una piccola frazione di quello che ha davanti a sé. Mi sono anche separato. È solo un passaggio per arrivare là dove mai avrebbe immaginato. Io veramente non so neanche come sono arrivato qui. Sono uscito dalla banca, ho attraversato la piazza del paese e mi ritrovo qui, in città, a più di 30 chilometri. E c'è il sole. È assurdo. Non deve stupirsi. Esistono delle fenditure nella realtà spazio-temporale, momenti e luoghi che sfuggono ad ogni logica. È successo anche a me, più di una volta. Senta, quello che mi ha raccontato non ha nessuna rilevanza. Cosa mi dice delle impronte? Quali impronte? Casa di sua moglie, sui piatti, sui bicchieri, sulle posate, ci sono le sue impronte digitali. Come se lo spiega? È assurdo. Da quando mi ha buttato fuori di casa non ho mai più mangiato da mia moglie. Che brutta fine. I piatti. Questi sono i piatti del professore. Quelli del picnic. C'è un intero servizio nella credenza della casa di sua moglie. Gli assistenti l'hanno accompagnata a casa? Sì, l'hanno fatta fuori e le hanno regalato i piatti. Certo, detto così... L'assistente del professore senza nome, visto che gli ha concesso un prestito, almeno lui un nome ce l'avrà. Sì. E me lo dica.
Matteo... Matteo? Il cognome, Cuttin? Non me lo ricordo. Però era il giorno dopo la degustazione verticale del Vulcaia Fumé, che era il 12 marzo. Questo me lo ricordo benissimo. Quindi sarebbe venuto da lei il 13 marzo? Sì. Un venerdì. Venerdì. E quando gli è stato concesso il finanziamento? Il giorno stesso. Panuzzo? Chiamare la banca e chiedere la pratica di venerdì 13 marzo. E convocare l'impiegata. Bene. Mentre aspettiamo la sua amica, sentiamo la storia del picnic. Su. Pronto, sono Alberto. Ciao Adele. Sì, te lo passo subito. Dimmi Adele, cosa c'è? Ti disturbo? Vuoi che ti chiami in un altro momento? No, dimmi pure, cara. Hai bisogno? No, una sciocchezza. Solo un piccolo consiglio. Sono qua con il mio insegnante di golf e ci chiedevamo un marzemino del 49. Quanto deve stare all'aria prima di diventare bevibile? Adele? Sei ancora lì? Lo puoi chiudere? Hanno aperta. Cuttin, su, parli. Mi sento male. Anch'io. Sicuro che non ha ucciso sua moglie? Ci sono andato vicino. Ho tentato in tutti i modi di spiegarle che quella bottiglia aveva un valore storico e che non andava aperta. Poi ho provato a dirle che bisognava aspettare almeno un'ora, lasciarla riposare prima di aprirla. Giusto il tempo che mi serviva per arrivare al golf. Quella bottiglia era unica al mondo. Dovevo tentare qualsiasi cosa pur di salvarla. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna son già 1.300. Era rimasto solo il fondo di un vino che era stato grande. Dopo più di mezzo secolo aveva ancora una nota di negritella appassita, coperta di insulti, volgarità che neanche sapevo di conoscere. Ma quella lì, figuriamoci, se ne stava lì con le sue scarpine da golf, quell'aria strafottente, non gliene fregava niente. A lui sì. Ragazzi, questo è un codice 4. Alberto. Non c'è più niente da fare, mi dispiace. Copritelo, vado a telefonare. È lui. Sono stato per ore a dir cazzate con Sato così e lei non mi ha detto niente. Chissà quanto vi siete divertiti alle mie spalle, eh? L'omicidio non è mai divertente. Nemmeno un incidente stradale in cui viene a mancare un testimone chiave. Sono nella merda, eh? Grazie.
Ci mancava solo quel cretino di Lorenzi. Non si muova. Dov'è il commissario? Si può sapere sì o no? Va bene, adesso Lo va a chiamare almeno. Adesso vado a chiamare. Lo vado a chiamare. Va bene. Eccolo. Questo chi è? Lorenzo Lorenzi, direttore della banca. Lei non è stato convocato? Sono venuto ad accompagnare la mia impiegata e a dirvi che quella pratica del 13 marzo non esiste. Nessun prestito concesso quel giorno. La sua presenza non è necessaria. Aspetti il piano di sotto. Ma io non mi muovo. No. Chiamo l'avvocato se necessario. Buona idea, visto che potrebbe essere incriminato per inquinamento delle prove. Aspetto qui. Giù. Meglio. Allora? Non c'era nessuna pratica. Quel giorno non è venuto nessuno. L'ho già detta a questo qui. Ma se lo sai benissimo che c'era quel tipo con i capelli rossi. Sei tu che l'hai fatto accomodare nel mio ufficio, bugiarda. Bugiarda. Il bugiardo è lui. Bugiardo è ladro. E mi ha anche molestata. Io? Può andare, grazie. No, io non vado da nessuna parte. Voglio sporgere denuncia per molestie sessuali. Sempre meglio di un omicidio, Cuttini. Panuzzo, pensaci tu. Ho cambiato idea. Commissario, quella pratica esiste. L'ho firmata io. Esiste anche Matteo, esiste il professore. E poi tre tipi strani. Vuole un bicchiere d'acqua? No. Panino? No, non voglio niente. Ci servono dei testimoni con nomi e cognomi. Va bene. Miriam Pozzolini, alla profumeria in via Mazzurana. Giuseppe Corda, il mio portiere. Quello nel gabbiotto all'ingresso. Certo, chi se no? Facciamo un ultimo sforzo. L'ascolto. Aspetta. Ma cosa hai in mente di fare? Sta fermo. Chiudi gli occhi. No. Canalino, talla la testa, una gran festa fa preparar. Sento in piazza qualche ragazza, lei con quella cerca menar, lei con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Pensa con ordine la sia, che il minuetto, che la follia, che la demanda fare ballar, che il minuetto fare ballar, che la follia fare ballar, che la demanda fare ballar. Ed io frattanto dall'altro canto con questa quella vuoi amoreggiar, vuoi amoreggiar, vuoi amoreggiar. Alla mia lista domma mattina una decina devi aumentar. Alla mia lista d'una decina devi aumentar. Se trovi in piazza qualche ragazza te con quella fare ballare. Alla mia lista domma mattina una decina devi aumentar. Una decina devi aumentar. Una decina devi aumentar. Devi aumentar, devi aumentar, devi aumentar. Miriam. Ah, era questa la sorpresa.
Ma no, voi... Niente male, eh? No! Vigliacco! Via! Sei un ipocrita schifoso bastardo! Ma è tutto un equivoco, dai! Ma ti sei visto? Sei patetico! Patetico! Grazie, dottore. Mi scusi, sa, ma quella si è inventata una storia. Mi ha detto che lei si era sentito male. Se almeno mi avvertiva. Fa niente, Giuseppe. Comunque, questa è da non credere. Mai vista una così. Cuttin, io le devo dare una brutta notizia. Brutta quanto, commissario? È morta mia moglie, mi avete arrestato. La stronza della banca mente, è morto il mio direttore. Purtroppo anche il portiere. È uno scherzo? Ce l'ha una copia dell'interno 6? Chi con lei? Le chiavi del signor Cuttin? È morto. È arrivata la signora Poggiolini. Miriam. Una volta che la signora... Poi me ne posso andare, no? Guardi che io non decido niente, decide tutto il commissario. Avanti. Ciao Giampiero. Ciao Federica. Ecco il solito. Coi funghetti. Certo. Ipnosi Sì. e un profumo. Dov'è la pizzeria? In via Fermi? Sai dov'è? Sì. Ciao. Ciao. No, lei ha ragione, di solito chiudiamo più tardi. Però ieri ho dovuto tirar giù la serranda verso le 16:45, perché alle 17 dovevo trovarmi in centro per raggiungere il mio gruppo, per fare il Daimoku. Sarebbe? Una preghiera buddista. Ah, e poi alle 10 sono tornata a casa. Se mi ha appena detto che ha raggiunto il suo gruppo alle 17. E quindi? 22 meno 17 fa 5. Il Daimoku dura 5 ore. Lo si fa quando una persona cara sta male. Per esempio, metta che sua nonna non stia bene. Poi, una volta arrivata a casa? Ho visto un film in TV. Oddio, sa che adesso non mi ricordo il titolo. Era un vecchio film francese con Alain Delon. Alain Delon? A che ora? Sì, va bene, ho capito, adesso lo cerco. La cantina del commissario. Trovato. Ecco qua. Colpo grosso al casino. Con Alain Delon e Jean Gabin. Comunque ne ho visto soltanto un pezzetto, perché poi alle 11:15 dovevo cominciare un'altra preghiera. Commissario? Il signor Cuttin sostiene che lei è andata a casa sua verso le 10, dove lo ha sorpreso in compagnia di una donna. Questo è assurdo. Ieri sera non sono mai uscita di casa. Se le dicessi che anche il portiere dello stabile conferma la sua versione? Gli avrà dato una mancia. Si saranno messi d'accordo. Ma non capisce, quella si vuole vendicare. Forse. Ma l'ha vista bene in faccia? Sì. E le ha creduto? Non lo so. Le viene in mente qualcun altro che possa identificare la sua donna misteriosa? Il bar. L'ha scelto lei quel bar tremendo.
Lì secondo me la conoscono. Quale bar? Qui dietro in piazza c'era un cameriere indiano. Continuiamo con sua moglie. Il campo da golf. Cacito, come ti senti? Buongiorno Giovanni. Ah, spero di non disturbare. Non disturba affatto. Bene. Il professore gradirebbe molto se lor signori volessero accettare il suo invito. È molto gentile e accettiamo senz'altro. Vous êtes très gentil. On va sûrement accepter. Quelle belle journée. Idéale pour un pique-nique. Je vous en prie. Asseyez-vous. Je suis heureux de faire votre connaissance. Ma chi sono? Li conosci? Che bella giornata, no? Accomodatevi. Beh, non ci presenti? Questa è mia moglie, Adele. Avevo immaginato. Ex moglie. Sono felice di incontrarla, signora. Molto piacere, professore. Certo che coincidenza incontrarsi così in mezzo alla campagna. Il professore non crede alle coincidenze. Che tesi affascinante. Müller-Thurgau, della Val di Cembra. Perfetto per questo clima. Io direi di fare un brindisi. Che meraviglia. A cosa brindiamo? Alle misteriose circostanze che hanno favorito questo incontro. No, adesso basta. Cosa adesso basta? No, io con te non gioco più. Hai capito? Basta! Adesso basta! Piantatela! Con queste discussioni insulse. E pensate alla figura che stiamo facendo con i nostri ospiti. Ma non si preoccupi, sono cose che capitano. Scusateli, sono come dei bambini. Capisco. Che capisci? Canard all'orange. E lei di cosa si occupa, professore? Ma che te ne frega, sempre ficcare il naso. Maleducato. No, parliamo di voi piuttosto. La mia vita è così poco interessante. Non direi proprio. Non si fermi alle apparenze, signora. Da tempo vivo senza illusioni e le posso assicurare che non esiste cosa peggiore. Mi sembra di capire che sua moglie facesse un po' la civetta con il professore. Era il suo modo di fare. Tesoro, amore, che meraviglia, che bello. E lei cosa ne pensava? Era geloso? Di chi? Di mia moglie? Non mi faccia ridere, commissario. Comunque il professore aveva capito subito che tipo era. Infatti dopo il pranzo se n'è liberato. In che modo? L'ha fatta accompagnare con la Rolls. Un prete alpinista. Non è un prete, è un vescovo. Venga, andiamo a salutarlo. Buongiorno, monsignore. Bella giornata, eh? Splendida. Le dispiace se l'accompagniamo un po'? Al contrario, siete benvenuti. Con il mio giovane amico qui stavamo affrontando la questione del libero arbitrio. Il grande dono che Dio ci ha conferito. La libertà di disporre di sé, di scegliere. Di scegliere tra il bene e il male. Certamente, ma la nostra libertà raggiunge la perfezione solo quando è ordinata a Dio. Ma come la mettiamo allora? Con la presenza di una forza che vuole sempre il male, ma che inevitabilmente finisce per contribuire alla causa del bene. Perché Dio Onnipotente, nella sua infinita bontà, non lascerebbe mai sussistere alcunché di male nella sua opera. E sa trovare il bene anche nel male.
Peccato che per voi la felicità umana non sia essenziale nel disegno della creazione. È vero, ammettiamolo pure, ma non dimentichi. Il nostro regno non è di questo mondo. No, Monsignore. Credo che su questo non ci troveremo mai d'accordo. Buonasera. Cerco il commissario Sanfelice. Sono io. È lui! Mi riconosce! Si ricorda, sono venuto con una ragazza bellissima al bar. Passano centinaia di persone al giorno, ma io mi ricordo tutto. Sono un ottimo fisionomista. Questo signore se lo ricorda? No. Come no? Un perfetto sconosciuto. Un estraneo. Commissario, non faceva altro che interrompermi. È lei che mi ha appena interrotto adesso. Senta, ma io cosa le ho fatto di male? Se ne vada, fuori. Io pago le tasse, quindi il suo stipendio. Esca da questo. Non mi tocchi! Non mi tocchi! Io la detesto! Se ci pensa, il miracolo della creazione si ritrova proprio nelle piccole cose. Un fiore che sboccia, un seme che germoglia. Allora, cosa ha deciso? Cosa ho deciso? Come regolarsi con sua moglie, si intende? In che senso, scusi? Cerchi di immaginare la scena. Sua moglie torna a casa. I miei assistenti l'accompagnano fino alla porta e... Pochi secondi e tutti i suoi problemi sarebbero risolti. Certo, sarebbe bello. Sa cosa penso? Le voglio parlare in tutta franchezza, come un fratello. Le sarà molto difficile liberarsi di quella donna. A meno che... A meno che? Qualcuno risolva il problema al posto suo. Ma non avranno mica... Ci pensi bene. Quante volte ha desiderato eliminare il problema? È assolutamente normale. L'istinto, la nostra natura più feroce, agisce così di rado, ma solo per paura delle conseguenze. Che cosa ha da perdere? E no! Io stavo cominciando ad avere simpatia per lei, Cottin. Invece dovevo fidarmi della prima impressione. Io ho cercato di crederle, Cottin, e lei mi intavola la storia del picnic. La Rolls, i piatti, il vescovo poi. Commissario, è tutto vero, quello che ho detto è vero. Allora la sbatto dentro come mandante dell'omicidio di sua moglie. Ma cosa dice? Io non ho... L'ha detto lei! Ha appena confessato di aver ordinato il delitto. Ma no, ma erano discorsi talmente assurdi, come un gioco del tutto ipotetico. Non potevo immaginare che lui facesse sul serio. Quindi mi faccia capire. Lei sostiene che il professore avrebbe poi messo in pratica il suo proposito facendolo effettivamente eliminare. Non lo so, commissario, le sto solo raccontando le cose come sono andate. Sa cosa le dico? Come per le persone, ci sono dei vini che hanno una qualità rara. L'onestà. Ben detto.
piacere vederla. Ha visto che si è tutto risolto? Sì, sono contento per lei e vedo che si è anche riconciliato con la signorina. Tutto è bene quel che finisce bene. Non mi dica niente, commissario. Io dovrei arrestarla per falsa testimonianza. Esagerato. Sì. Non faccia il cattivo. Avanti, basta, si è tutto risolto, non c'è problema. Perché non venite al nostro tavolo? Lucrezia! Ti voglio presentare un carissimo amico, il commissario Sanfelice. Commissario, lei è un uomo molto affascinante. Signorina, lei non è un po' troppo giovane per queste cose? Domani compio 18 anni. Signori, vi stanno aspettando, prego. Ha visto? Ma certo. Il professore, il vescovo, Marco, Matteo e Luca. Me l'ha descritti proprio bene. Il commissario Sanfelice. Commissario, lei ha dimostrato un grande intuito e sa qual è la strada da seguire. Signore, accomodatevi. Merci. Lei è commissario capo, vero? No, sono un semplice funzionario. Eppure, con le sue capacità, scommetto che lo diventerà presto e magari potrà tornarsene a Roma. A Roma? Sarebbe bellissimo. Ha visto, commissario? Da oggi anch'io avrò 4 testimoni che seguiranno da vicino la mia opera. Così è proprio deciso? Sì, lascio tutto, parto con loro, girerò il mondo. Devo ringraziare anche lei per questo. Cosa vuole che le dica allora? Cerchi di non ficcarsi in qualche altro guaio e buona fortuna. Grazie davvero. Dimentica qualcosa? Ah. Beh. Commissario, mi faccia ballare. Posso fare una domanda? Quello che vuole, commissario. Posso sapere il suo nome? A lei posso dirlo. Margherita. Margherita è un nome bellissimo. Almeno una cosa l'ho scoperta. Commissario, non si sente bene? Può essere. Dovevi lasciarmi dormire. Può venire di là. È successa una cosa. Ci mancava anche questa. Com'è possibile? Stava benissimo. È successo nel sonno. Il cuore si è fermato. Assurdo. Non avevo dubbi che alla fine avrebbe preso la giusta decisione. Bisogna seguire il proprio destino. Sono contento di averla con noi.
Matteo, Marco, Luca, Giovanni, ora in poi farà parte della nostra famiglia. Alle misteriose circostanze che ci hanno fatto incontrare, con amicizia, Giovanni Cuttini. Roma. Panuzzo! Panuzzo! Eccomi, commissario. Quando l'hanno consegnata? Cosa? Il mio trasferimento è arrivato. E lo dici così? Congratulazioni, commissario, se lo merita proprio. Quando è arrivata la lettera? Non lo so, stamattina con la posta non c'era niente. È strano che... In Italia 640, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna son già 1300. Guardate, il mondo è ai nostri piedi.
Thank you.